Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari Yasodanandana Bradajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari Yasodanandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Jaya Vishnupada Mahamahang Samavaraja Gachaya, Osana Sishvedesi, Bhaktabhadana Samsara Prabhupada Ki Jai. Namachar Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shvasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Davada Dham Ki Jai. Ganga Jamuna Tulsi Bhakta Devi Ki Jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Go Premanandi. All glory to some of the bodies. All glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to Sri Guru and Sri Gauranga, all glory to Sri Prabhupada. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyamani Paschatcharesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasani Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, everybody is curious about their future. Quindi tutti sono curiosi a riguardo del loro futuro. And of course they may be curious about the future of the whole world. E qualcuno è curioso del futuro di tutto il mondo. And it's not just a modern phenomenon, it's always been there in history. E non è una cosa moderna, è sempre stato così nella storia. So, time is very mysterious.
Quindi il tempo è molto misterioso. We perceive past, present, and future. Noi percepiamo passato, presente e futuro. And very difficult to tell what the future is. È molto difficile dire come sarà il futuro, But everybody's anxious about that future. ma tutti sono ansiosi riguardo il loro futuro. So this anxiety about the future is expressed in many ways. Quindi questa ansietà riguardo il futuro si esprime in molti modi. Some philosophers theorize, okay, it's all predestined. We can't do anything about it. It just happens. E qualche filosofo dice è un destino che non possiamo farci niente. Others feel that, no, we create our destiny. Qualcuno dice no, noi creiamo il nostro destino. So from ancient times, people have been wondering about this. Quindi da tempo immemorabile le persone stanno pensando a questa cosa. And they, without exception, seem to have looked at the sky and tried to interpret the future through the sky. E quindi senza eccezione guardano il cielo e cercano di interpretare il futuro. So we find all around the world in various cultures people looking at the sky and trying to interpret the movement of planets. Quindi troviamo in tutte le culture, in tutto il mondo, le persone guardano al cielo e cercano di interpretare i movimenti del pianeta. It's rather astonishing that all civilizations seem to be looking at the sky. I don't understand. All civilizations seem to be looking up at the sky and looking at those planets. Molto interessante che tutte le civiltà guardano al cielo. We know in modern world scientists are doing that. They got their observatories and they got their telescopes, etc. Quindi anche nella società moderna c'è l'osservatorio che guarda al cielo. And various countries send up rocket ships to the moon or Mars. E cercano di mandare satelliti a Marte e alla Luna. Just recently, I think India sent up some rocket. Recentemente l'India ha mandato un navicella. A few years ago, China sent up a rocket. Qualche anno fa la Cina ha mandato un So, modern world, ancient world, everybody looking up in the sky. Quindi sia il mondo moderno che il mondo antico guardano al cielo. But in ancient times, they were looking for a little bit of a different reason. Ma nei tempi più antichi guardavano per una ragione differente. Modern world, maybe they're trying to get to the moon to mine it for valuable minerals or something, or claim it as their own. Nel mondo moderno cercano di andare sulla Luna per dire che è loro o per ottenere qualcosa. But in ancient times, they were looking at it to get the future. Ma nelle civiltà antiche guardavano al cielo per capire il futuro. So, we see that these ancient societies, for instance, in England, they have this Stonehenge erected by the Stone Age people. This ancient structure. Nelle civiltà antiche si facevano queste costruzioni in pietra. They didn't really know what it was for until about the 1950s or 60s. Non sapevano che cosa fosse fino al 1950. And then by taking the measurements and sticking it all on a computer with astronomical data, they figured out it was in order to predict eclipses, summer solstices, winter solstices, all this type of thing. Poi grazie a tutti i calcoli, a tutti i computer e guardando anche il cielo, l'astronomia, hanno capito che serviva per predire le eclissi, eccetera. But they went to such labor just to do that, by dragging these stones with Stone Age tools. Quindi c'è un grande lavoro soltanto per spostare queste pietre. At the same time, about 2500 BC, we have these huge structures like the pyramids in Egypt. Quindi nel 2500, cosa vuol dire BC? BC cosa vuol dire? Ci sono, prima di Cristo, ci sono queste strutture gigantesche come le piramidi. Usually our textbooks tell us there were tombs for the pharaohs, the kings. E nelle scritture da scuole ci sono scritto che erano tombe per i faraoni. But the main one, the biggest one, they finally got inside it. When they got inside it, there wasn't anything there. E in quella struttura, nella piramide centrale, sono riusciti a entrare e non c'era niente dentro. But they have found that the measurements of the pyramids are very much oriented for planets. E hanno fatto tutte le misure e le piramidi sono orientate coi pianeti. And of course in Iraq also, a little bit later, they're building these huge ziggurats to look at the sky.
E in Iraq also hanno costruito questa grande costruzione per guardare al cielo. And the various civilizations in the Americas, particular Mexico, Central America, and South America, building pyramids again, looking at the sky. E anche in Messico e in Sud America hanno costruito queste piramidi per guardare nel cielo. This is a huge pyramid of the Aztecs. Questa è una grande piramide in Aztec. Aztec. This is quite late, 1500 AD, that's around Renaissance time. But before that, 700 AD, which is like Middle Ages in Europe, was the Mayan civilization was there. They're also building these structures. Quindi anche i Maya nel 700 avanti, dopo Cristo hanno costruito questa piramide. See, this is actually an observatory. It looks like a modern observatory. They're looking at the sky. La civiltà Maya ha costruito una cosa simile a un osservatorio moderno. And because of their obsession with time, they developed complicated calendar systems. E siccome erano molto ossessionati col tempo, hanno costruito questo calendario molto complicato. And it's maybe just a few years ago that they figured out how the Mayan calendar worked. E qualche anno fa hanno scoperto come questo calendario Maya funziona. And before that, in Peru, there was another ancient civilization. They were also looking at the sky. E prima ancora c'era in Perù questa civiltà che guardava al cielo come l'altra. Of course, one reason is because of seasons, and seasons are related to agriculture. Quindi una ragione era l'agricoltura perché c'erano le stagioni che cambiavano. And of course, much later in Peru, etc. Then we have Angkor Wat in Cambodia. E ci sono anche altre civiltà come Angkor Wat in Cambogia. That's one of the biggest Vishnu temples in the world. Questo è uno dei più grandi templi di Vishnu nel mondo. Yeah. And this is also oriented towards certain planets like Venus. E anche questo è orientato verso certi pianeti come Venus, Venere. And in China, again, building observatories looking at the stars. China. Anche in Cina c'è un osservatorio per guardare al cielo. Similarly, in India, this of course is quite late, this observatory in India, but they've been doing it much before that. Thousands of years previously, they were looking at the stars in India. C'è anche un osservatorio simile in India. So, of course, we know that Jyotish, or astronomy, is part of the Vedas. Sappiamo che lo Jyotire e l'astronomia sono parti dei Veda. And they use that astronomical knowledge to decide auspicious times for performing sacrifices. E usano la conoscenza dei Veda per capire qual è il momento auspicioso per fare sacrifici. So, in Vedic culture, astronomy and astrology were very much linked to Vedic knowledge. Quindi nella cultura vedica l'astrologia era molto collegata con la conoscenza vedica. If you go to Puri, near Puri, there's this big temple called the Konark Temple. Se andate a Puri c'è questo grosso tempio che si chiama Konark Temple. This is dedicated to Surya, the sun deity. E questo tempio è dedicato a Surya, la divinità del sole. And the sun is celebrated because the sun is one of the main measurements of time. Il sole è celebrato perché è un punto fondamentale della misura del tempo. Because of this we get day and night. Perché c'è il giorno e la notte grazie al sole. Because of the sun we get the months of the year. Perché grazie al sole otteniamo i mesi dell'anno. And then we count our years, 1 year, 2 year, 3 years, based on the movements of the sun. E contiamo anche gli anni in base ai movimenti del sole. So it's considered to be the king of the planets. Quindi è considerato il re dei pianeti. So they built this huge temple just for the sun deity. Quindi hanno costruito questo grosso tempio solo per la divinità del sole. And they built this temple in the form of a chariot. E hanno costruito un tempio a forma di carro. We know from Srimad Bhagavatam that the sun moves across the sky in a huge chariot. E sappiamo dallo Srimad Bhagavatam che il dio del sole si muove su un carro nel cielo. So this whole temple is like a chariot, and it's run on 12 wheels, which are the months of the year. Questo tempio è come un grosso carro che si muove su 12 ruote che sono i mesi dell'anno. And of course the wheel itself represents the cyclic nature of time.
Le ruote stesse rappresentano il ciclo del tempo. And a cycle has no beginning and no end. Time has no beginning and no end. Il ciclo non ha né inizio né fine, il tempo non ha né inizio né fine. And we cannot stop it. Non possiamo fermarlo. And therefore, the wheel is also used to represent karma. Quindi la ruota è stata rappresenta anche il karma, è usata per rappresentare il karma. So the scriptures also tell us we have anadi karma. We can't trace out the beginning of our karma. Quindi le scritture dicono che abbiamo anadi karma, cioè non c'è un inizio al nostro karma, non c'è una fine. Of course, it can have an end, but if you don't want it, it doesn't have to have an end also. Può avere una fine, ma se noi non vogliamo non avrà mai fine. So it's depicted as a circle, no beginning and no end. It goes on. Quindi viene disegnato il karma come una ruota. And we continue life after life in this way. E continuiamo vita dopo vita in questo modo. So the idea about what is our future is linked or is explained through the law of karma. Quindi l'idea di qual è il nostro futuro è legata a qual è il nostro karma. Certain future events are decided already by our activities of past lifetimes. Certi nostri futuri sono decisi dalle nostre attività nelle vite precedenti. It doesn't mean every activity, but certain activities are fixed. Non significa tutte le attività, ma certe attività sono predestinate. So the whole cycle runs on desire. Quindi il ciclo del desiderio. We have a desire for enjoying, Abbiamo desiderio di godere or a desire to avoid suffering. o il desiderio di non soffrire. Because of that, we do actions. E dovuto a questo noi facciamo azioni. And we hope those actions will create a better circumstance for us. E tutte le azioni generano delle conseguenze. Giusto? And then when we get those circumstances, this goes back into our mind and we say, oh, this was a very good result or a very bad result. Quindi creiamo delle circostanze e questo va nelle nostre menti e diciamo questo è un buon risultato o un cattivo risultato. And then based on that, then we develop a new desire and we do a new activity. Quindi dovuto a questo avremo un nuovo desiderio, nuove attività. So, as Bhagavad Gita explains, Ichcha and Dvesha, desire and hatred, these are the dualities which push us in the material world. Quindi la Bhagavad Gita dice non dovremmo avere desiderio duali perché questo è quello che ci spinge nel mondo materiale. So all day long we have these desires and then actions taking place and going into our mind again. All day long we're going through this process. Quindi noi tutto il giorno andiamo avanti con questo processo, desiderio, azione, mente. Unfortunately, it's all this whole cycle is going on under ignorance. Purtroppo questo ciclo va avanti sotto l'influenza dell'ignoranza. So basically our mind develops desires and greed, and if we don't get our results properly, we get anger, and then we do our actions, then we get impressions in the mind, then we develop a new desire. So we get a cycle going on all day long. Quindi ci sono i desideri, se non soddisfiamo i desideri c'è l'avidità, se non c'è l'avidità c'è la rabbia, quindi ci sono azioni, impressioni e questo va nella mente, questo ciclo va avanti. Under ignorance, we're thinking, okay, I do this action, I get a certain result. Sotto l'influenza di ignoranza faccio delle attività e ottengo certi risultati. But we do not see the long-term result. In a future lifetime, we're getting a reaction to that particular action. Quindi non vediamo il risultato a lungo termine perché nella vita successiva otterrò un risultato delle mie azioni. So according to the quality of the action, we get different types of results in future lifetimes. Quindi in accordo alla qualità delle mie azioni ottengo dei risultati nelle vite successive. In order to get those results, we're forced to take another body. Per ottenere questi risultati siamo forzati a ottenere un altro corpo. So in this way, life after life, we do activities. Life after life, we're gathering karma. Life after life, we're getting another birth, another death, another birth, another death.
Quindi vita dopo vita noi facciamo attività, otteniamo karma e otteniamo un altro corpo, vita dopo vita. So in this way, we end up with the wheel of karma. Quindi in questo modo siamo dentro la ruota del karma. So this theory of karma, law of karma, is accepted in the Vedic literature. It's also accepted by the Buddhists. Questa cultura del karma è accettata nella cultura vedica e accettata anche where? The Buddhists. Nella cultura buddista. Also accepted by the Jains. È accettata anche da Jainisti. I don't think it's accepted by the Christians. Non credo che sia accettata dai cristiani. But anyway, this is a Buddhist representation of the wheel of karma. Quella è una rappresentazione buddista della ruota del karma. And it has these different divisions like the spokes of a wheel. Quindi ha differenti divisioni come punti della ruota. And it has a hub in the middle, a little circle in the middle. Ha un piccolo cerchio al centro. And then we have this huge demon devouring everything at the top. E abbiamo anche il demone che controlla tutto al di sopra. So the huge demon is time. Il demone grosso è il tempo. The whole wheel is always going on under the influence of kala or time. Quindi tutto il cerchio sta andando avanti sotto l'influenza di Kala, che è il tempo. And the divisions of that wheel are the different types of birth you can get. Quindi le divisioni di questo tempo sono le differenti nascite che puoi prendere. You can be a human being, you can be a devata in heaven. Puoi essere un essere umano oppure un essere celeste nei pianeti superiori. You can be a demon. Puoi essere un demone. You can be an animal. Puoi essere un animale. You can go to hell. Puoi andare all'inferno. You can be a ghost. Puoi essere un fantasma. Of course, there's more varieties also like plants or whatever. E ovviamente ci sono tante varietà come le piante, eccetera. Anyway, they got 6 things there. In no particular order. It's not that you go from human to heaven to demon. You could go in any particular order. Quindi non c'è nessuna ordine, puoi prendere qualsiasi nascita. In the center, there are 3 animals. Al centro ci sono 3 animali. There's a chicken, a pig, and a snake. C'è un pollo e un serpente. E un maiale. And they represent lust, greed, and anger. E loro rappresentano lussuria, avidità e rabbia. So of course these arise in the mind and they create our actions. Actions create karma, and then we get pushed birth after birth. So they're like the fuel to push us in this world. Quindi queste si manifestano nella mente che spingono a compiere azioni che generano karma, quindi sono la benzina del karma. And this pushes us into birth after birth after birth. E queste cose ci spingono a vita dopo vita. So here we have this painting of the cycle of birth and death and karma. Quindi abbiamo questo disegno, il ciclo della vita, della morte e del karma. And we have the infinity sign here, so no beginning, no end. E abbiamo il simbolo dell'infinità, e non c'è inizio né fine. So, how does the law of karma work? Quindi come la legge del karma funziona? The principle is very simple. Il principio è molto semplice. We're doing actions, and if we do actions which benefit other living beings, we get good karma, we get nice enjoyment in future lives. Se noi facciamo azioni che beneficiano gli altri esseri viventi, otteniamo un buon karma che ci porterà a un buon risultato nelle vite successive. If we do actions which give suffering to other living entities, then we have to suffer like that in our future lives. E se noi facciamo attività che portano sofferenza agli altri esseri viventi, dovremo soffrire nelle vite successive. So this, of course, is even in normal laws of a country, the same principle applies more or less. Quindi queste sono come le leggi normali che si applicano nel continente. But of course they don't really reward you for your good acts, but they do punish you for your bad acts. Anche in questo modo ti puniscono per le tue azioni cattive. So in this way, we end up not only as a human being, you can also end up as an animal
Quindi in questo modo non finisci sempre come essere umano, ma puoi anche essere un animale. You like to eat all sorts of food and you don't care about what the animals are killing, you can become a pig or a tiger or whatever. Se vuoi evitare tutta la frutta e mangi tutte le cose degli animali, diventerai anche tu un animale. If you like to sleep too much, you can become a bear. Se ti piace dormire troppo, diventerai un orso. Yeah. So, in this way, we can take any form of life due to our activities. Quindi in questo modo possiamo prendere tutte le forme con le nostre attività. Of course, there's another factor. Sicuramente non c'è, c'è un altro fattore. What you're attached to, you become. Whatever you think of when you die, you become that. Quindi a qualcosa che sei attaccato potresti diventare se pensi a quella cosa So momentanea. Bharat thought of a deer, he became a deer. Quindi Bharat era attaccato a un cervo, è diventato un cervo. So whatever you're attached to, you could end up in that type of body also. Quindi quella cosa che sei attaccato puoi finire in quel tipo di corpo. So if you're too attached to your dog, you could become a dog. Se sei troppo attaccato al tuo cane puoi diventare un cane. I suppose that's why in India they generally don't like to have pets because they get too attached and then they'll become an animal. Io penso che questo è il motivo per il quale in India non gli piace tanto avere animali. So this is kind of ingrained into the consciousness of Vedic life. Quindi questo è entrare nella coscienza della cultura vedica. Yeah. So they have the word mamsa, which means meat. Quindi c'è questa parola mamsa che significa carne. So Manu gives a very interesting definition of meat. Manu dà una definizione interessante di carne. And it's based upon the syllables of meat in Sanskrit. The word in Sanskrit is mamsa. È basata sulla parola in sanscrito che è mansa. So he says it's called mamsa or flesh or meat because mam means me and sa means he. Quindi si chiama mamsa perché ma significa me e sa significa lui. So I eat the flesh of an animal now, future life, he gets to eat me. Quindi io mangio la carne di un animale adesso e la prossima vita lui mangerà me. So in other words, I commit violence against an animal, I will get equal violence on myself in a future life. Quindi io commetto violenza su un animale, otterrò la stessa violenza verso di me nella futura. So in this way, we do violent actions, then we get bad karma, suffering. Quindi in questo modo facciamo attività violente e otteniamo un brutto karma. Now, once we're in a position of suffering in our lifetime, many people will get very angry. Quando una persona soffre, molte persone diventano arrabbiate. Why do I have to suffer? Perché devo soffrire? Why do I have to be poor? Perché devo essere povero? So what do? They do some violent activity. Quindi cosa fanno? Fanno attività violente. What's the result? They get worse karma. Qual è il risultato? Un karma peggiore. So once you go on this spiral of bad karma, it's very difficult to correct. You keep going lower and lower and lower. Quindi quando entri nel circolo, nella spirale del brutto karma, vai sempre più in basso. So it looks rather hopeless. Quindi sembrerebbe senza speranza. And of course in Bhagavad Gita, Krishna also says that these people who are bound to do such sinful acts, they sink lower and lower and lower until they get to plant species. Quindi queste persone che fanno molte attività peccaminose, la Bhagavad Gita dice che alla fine arrivano nelle piante, nel corpo di piante. However, there is hope. Però c'è speranza. Though it looks like you're going down, if as a human being, not as an animal or a plant, as a human being, we do have a choice of how to respond to our suffering situation, our bad karma. Quindi non come pianta, ma come essere umano abbiamo una scelta di come rispondere alle nostre sofferenze. Of course, it requires work, it requires intelligence. Sicuramente ci vuole intelligenza e lavoro. But in any circumstance we can choose what to do. Ma in tutte le circostanze possiamo scegliere cosa fare. We have to do that, we have to establish some new values. Dobbiamo farlo, dobbiamo stabilire qualche nuovo valore. Then we do a different type of activity, then we get good karma.
and we reverse the cycle. Quindi se noi facciamo buone attività, otterremo buon karma e usciamo dal ciclo. So basically, the whole law of karma is for this purpose. Quindi fondamentalmente tutta la legge del karma è per questo motivo. It's to make us responsible for our actions. È per farci responsabili delle nostre azioni. Just as when a criminal is convicted, he goes to prison. The whole purpose is to correct him. Come se un criminale viene mandato in prigione, il motivo è correggerlo. So that's why we get bad karma. Quindi è per questo che noi prendiamo un brutto karma. But like the prison house, the prisoners, some of them learn the result and they come out and they're good. Some come out and they still remain unreformed. Quindi qualcuno che è messo in prigione quando esce diventa bravo, qualcuno quando esce rimane cattivo. So that's the same with, the law of karma. Some people learn and they become responsible. Some don't learn, so then they keep going down and down. Quindi così anche nella legge del karma, qualche persona impara, qualche persona non impara e continua ad andare giù. And if they completely refuse to take responsibility, then they become animals and they don't have to get any responsibility for their acts. Quindi se loro lasciano completamente le loro responsabilità, diventano animali e non sono più responsabili. So anyway, the positive thing is we can change, but we have to develop some new values and new habits. La cosa positiva è che noi possiamo cambiare, ma dobbiamo sviluppare nuovi valori e nuove attività. We do have to search for personal goals. Dobbiamo cercare per obiettivi personali. And hopefully in doing that we'll ask, who am I? What's my real purpose in life? E possibilmente facendo questo dovremo chiederci chi siamo, qual è lo scopo della mia vita. So if we search internally, then we will develop some new values. Quindi se noi cerchiamo all'interno, svilupperemo nuovi valori. These values will generally be, of course they're all individual, but they will involve things like tolerance, compassion, and forgiveness. È molto personale, però generalmente questo genera valori come tolleranza, compassione e perdono. So if we simply try to base our actions on these principles, immediately we start changing this whole cycle. Quindi se semplicemente basiamo le nostre azioni su questi tre principi, subito cambia i nostri risultati. And we don't have to wait for next lifetime. Even in this lifetime, we'll get some very positive results. Quindi non dobbiamo aspettare per la prossima vita, anche in questa vita otteniamo subito un buon risultato. So, another way of looking at it is simply in terms of the different aspects of action. Quindi da un altro punto di vista guardare a tutti gli aspetti dell'azione. So when we have a choice to make, a very important choice in life, we can ask simply, is it good for the health or is it not good for the health? Quando dobbiamo fare delle scelte importanti per la vita, possiamo chiedere è buona per la salute o no? If it's good for the health, okay, we can do that. If it's not good for the health, don't do it. It's simple. Allora, se è buono alla salute lo faccio, se non è buono non lo faccio, semplice. But surprisingly, even people cannot make this reasonable choice. Ma sorprendentemente le persone non riescono a fare neanche questo. They'll choose all the things that are going to destroy their body. E prendono tutte le cose che distruggeranno il loro corpo. A little higher, of course, is it good for the mind? Will we get happiness or we're going to get stressed out? E a un livello più superiore fa bene la mente oppure mi stresserà. So if it's good for the mind, it's going to create happiness, we do it. If it's not going to do it, then we avoid it. Quindi se è buona per la mente mi renderà sereno, lo faccio, se no non lo faccio. On the ethical level, is it truthful or not? If it's not truthful, don't do it. E ancora a un livello superiore è una cosa veritiera o no? Se sì, lo faccio, se no lo rifiuto. Then, aesthetically, will it create beauty in the world or will it create ugliness? If it creates beauty, we do it. If it's going to create ugliness in the world, don't do it. Se creerà bellezza nel mondo lo faccio, se creerà bruttezza non lo faccio. And of course, the most important of all is, will it create unconditional love or not? If it creates unconditional love, do it. If it doesn't, then don't do it. E la cosa più importante, se creerà un amore incondizionato lo faccio, se no non lo faccio. So in any particular action, if
if it's all 5 yeses, do it. If there's 1 no, don't do it. In tutte le azioni, se ci sono 5 sì, lo faccio, se c'è un no, non lo faccio. Yeah. So in any case, we're trying to establish some new values and get rid of the old values. Quindi in questo modo stiamo cercando di creare nuovi valori e liberarci dei cattivi, vecchi valori. And of course, the new values will involve our intuition, our consciousness, integrity, ethics. Quindi etc. nei nuovi valori ci sono intuizioni, coscienza, integrità e etichetta. Yeah. And we give up all of our bad habits, desire, hatred, greed, etc. E lasciamo i vecchi valori, abitudini. Yeah. So in other words, we are replacing our old self with a new self. Quindi in altre parole stiamo cambiando noi stessi. Now, change generally is difficult. E cambiamento generalmente è difficile. The mind and body are a little bit lazy. La mente e il corpo sono un po' pigri. Once we get conditioned or stuck in certain habits, very difficult to change. We don't want to change. We just want to keep going like this, and it's easier that way. Dopo che siamo incastrati in un'abitudine è più facile rimanerci. So we really have to have a desire for change, a desire for another goal. Quindi dobbiamo veramente avere un desiderio per cambiare per un altro obiettivo. We need a little help. Quindi ci serve un po' di aiuto. Of course, there are different things that can help us. Sicuramente ci sono diversi aiuti che possono. One is our experience. If we had so many bad experiences doing it one way, then that's an inspiration to change. If we don't like the suffering, they say, okay, I'll change and I'll do something else. Una è l'esperienza. Se abbiamo così tanta esperienza brutta, ci spingerà, ok, voglio cambiare. Another, of course, is we get association, and through that association we get higher knowledge. Un'altra è otteniamo associazione e grazie a questa associazione otteniamo una conoscenza superiore. We may be thinking there's something wrong, but then somebody tells us what's wrong. We say, oh, yeah, true, that's true. We get some higher knowledge, and then we can start changing. Magari gli altri pensano, questa cosa qui non va bene, cos'è che non va bene? Quindi attraverso l'associazione costruiamo nuovi valori. And of course, the Vedic scriptures give us many ways in which we can start changing. E sicuramente le scritture vediche ci sono molti metodi che noi possiamo iniziare a cambiare. One method, of course, is worship. Un metodo è sicuramente l'adorazione. And another is astrology. Un'altra è l'astrologia. So it also helps us change. Anche quello ci aiuta a cambiare. So these are things that can push us in the right direction. Queste sono cose che ci spingono nella direzione giusta. And through that, finally, we can develop those wonderful qualities of toleration, forgiveness, and compassion, etc. E alla fine, finalmente, svilupperemo queste bellissime qualità, la tolleranza, il perdono e la compassione. And then, when we do that, the result is our actions are pious. We get good karma. E quando facciamo questo, il risultato è che le nostre azioni sono virtuose e otteniamo un buon karma. We get sattvic intelligence. E otteniamo un'intelligenza virtuosa. So in this way, we go on an upward spiral instead of a downward spiral. We improve ourselves. Quindi in questo modo andiamo in una spirale verso l'alto e non verso il basso. Okay, so all of this law of karma is not an impersonal law. There are personalities involved in this. Tutta questa legge del karma non è impersonale, ci sono personalità. Above is the Supreme Lord, who is the maker of the law of karma. In cima c'è il Signore Supremo che è colui che fa questa legge del karma. And then he manifests material time and the law of karma. È lui che manifesta il tempo materiale e la legge del karma. And then he manifests the devatas who implement the karma. E poi manifesta gli esseri celesti che gestiscono il karma. We're all familiar with Yamaraj. He's the big judge. Noi sappiamo che Yamaraj è il supremo giudice. So he decides what punishments, what bad karmas you're going to have to suffer. È lui che decide quale brutto karma andrai a soffrire.
But then we have all these other devatas. Devatas in charge of your eyes and your feet and different organs of your body. And if you have bad karma, they're going to give you some bad results for your different organs of your body. Quindi, però ci sono tanti deva, quei deva degli occhi e degli organi interni, se hai un brutto karma ti daranno un problema in quell'organo lì. And then this is all reflected in the planets. E questo è tutto riflesso nei pianeti. In other words, the planets are indicating the anger of the devatas, so to speak, the wrath of the devatas. In altre parole, i pianeti indicano la rabbia dei deva. And then it's the human beings on earth that we get the good or bad effects. E come esseri umani nella Terra otteniamo buoni o cattivi risultati, effetti. So, in ancient times, I said everybody was looking at the sky because they saw that there were zodiac signs, these configurations in the sky, stars. E nelle culture, nelle civiltà antiche guardavano al cielo perché avevano la cultura dello zodiaco. And against that we have planets moving. E di nuovo abbiamo pianeti che si muovono. So then, through that, they interpreted the movement of the planets against the stars. E attraverso questo interpretano i movimenti dei pianeti in confronto alle stelle. So, by interpreting those movements, we get your karma. E guardando questi movimenti otterrai il tuo karma. Now, once your bad karma and good karmas are indicated, then the astrologers also give you how to get rid of the bad karma. Quindi a questo punto che il tuo karma viene indicato, l'astrologo ti dice anche come uscire dal tuo karma. Just like a good doctor can diagnose your illness, but he also give you the cure. Come un buon dottore trova la malattia ma ti dà anche la cura. Yeah. So, astrology, therefore, Vedic astrology, one of the types of Vedic astrology at least, is there to look at the planets in the zodiac and indicate your karmas of this lifetime. Sicuramente un tipo dell'astrologo vedico è lì per trovare il tuo karma in questa vita. Now, of course, there's a common doubt about how can planets affect individuals. Sicuramente c'è un dubbio comune: come può i pianeti fare degli effetti su un individuo? Of course, we do know the sun is affecting everything on Earth, all living entities, and the water and everything. Quindi sappiamo sicuramente il Sole ha effetto su tutti e su tutto. We also know the moon is affecting all life because it affects crop cycles and the tides of the moon, and it affects people's minds, etc. E sappiamo che la Luna ha molti effetti anche nella mente, eccetera. But then there are some planets very far away, like Mars and Saturn is very far away. So how could they ever influence individuals? It doesn't look possible. Però alcuni pianeti come Marte sono molto lontani, come fanno a avere effetti sull'individuo? So one interesting fact is that in quantum physics, they understand that we can't always create such logical connections. Distance is equal to, the amount of influence, etc. Quindi nella fisica non c'è questa logicità della distanza. So there's something called Bell's theorem. It's a certain theorem, a certain theory they have. C'è una certa teoria qua. And if objects are connected this far away, if you separate them across the universe, they're still connected and they still influence each other. Quindi la teoria è che se due oggetti sono connessi a una certa distanza, anche se si allunga la distanza rimangono connessi. Doesn't seem logically possible, but that's the theory in quantum physics. Sembra impossibile, ma questa è la teoria della fisica. So similarly, if you're born at a certain time and then you have, let's say, Mars in a certain place in a certain zodiac sign at your birth, then that could affect your whole life. Quindi se sei nato e in quel momento c'era Marte in un certo punto, per tutta la vita avrai un effetto.
There's also something called synchronicity, which is studied by some scientists. È anche chiamato questo sincronicità. Two events occur at the same time, and they don't look like they're related. Due oggetti sono... No, I don't understand. Yeah, the two events occur at the same time, so they don't look like there's any real relationship. Due eventi che sono nello stesso momento non sappiamo che relazione hanno tra di loro. Unless I'm walking down the street, and then I see there's a ladder, and there's a black cat walking under the ladder. Come se io sto camminando e c'è una scala e un gatto nero che passa. So anything could happen. There could be a bird flying overhead, there's a black cat walking under a ladder, but then we attribute that as a bad luck sign. Tutto può succedere, ma c'è un gatto che passa e lo prendiamo come una cosa inauspiciosa e porta sfortuna. So of course there's many things like that in Vedic. It's called omens, a sign of omens. There's certain things that you see them, then there's a bad luck sign like this. So many things like that. Ci sono molte cose nella cultura vedica come queste che quando noi le vediamo, questo porta sfortuna. But there's no scientific explanation why that can give you bad luck. There's no rational explanation. Ma non c'è una spiegazione razionale, scientifica di come mai portano sfortuna. But maybe we take statistics, maybe it is true. Ma noi proviamo, magari questo è vero. Anyway, this synchronicity, this idea of events occurring together is a kind of a theme which comes up often, that there's patterns that happen, but we don't know why they happen like that. Quindi questa sincronicità sono delle connessioni che non sappiamo perché ci sono, ma ci sono. For instance, there's one story of a man, then there was, he had an accident, a car accident, and he injured his leg. C'è una storia, c'è un signore che ha fatto un incidente in macchina e si è fatto male una gamba. So then some kind man came along and he rescued him. Quindi qualcuno è venuto a dargli soccorso. And then a few years later, the man who rescued, he got in an accident. E poi qualche anno dopo la persona che ha dato soccorso ha avuto un incidente. Similar accident, his leg was also injured. Un incidente simile e la sua gamba era anche stata... And someone came along and rescued him. E qualcuno è andato e lo ha soccorso. And it happened to be the man who was rescued previously. He rescued him. Ed era proprio quella persona che aveva dato soccorso in precedenza. So how do we explain that happening? There's no scientific explanation for why they should reverse their roles like that. Quindi come mai si sono scambiati i ruoli in questo modo? Non c'è una spiegazione scientifica. Yeah. Anyway, there's many, if you go on internet, you'll find many examples of such events like this. You can't explain them, but they happen. Su internet ci sono tanti esempi di queste cose che succedono ma che non si possono spiegare. So that will indicate that there are maybe some laws of the universe that don't quite fit into our present scientific explanation of things. Quindi questa è un'indicazione che ci sono certe regole nell'universo che non sono nelle spiegazioni moderne. So anyway, we have, this complicated, but astrology we can say has 3 variables. È un po' complicato, ma gli astrologi dicono che ci sono 3 variabili. Whole world is infinite variable things, so it's difficult, but we just narrow down the events, let's say, of your birth, and we just discuss in terms of planets and signs, like this. So we narrow down the influences, and then we just analyze those particular things. Ci sono un'infinità di varietà, però stiamo parlando soltanto di nascita e pianeti, quindi abbiamo stretto. One could develop a whole science of when you're born. We'll look at the clouds in the sky and see the cloud formations. That could also be done. Quando sei nato puoi guardare come sono le nuvole. But it would be more difficult because, there's so many varieties of clouds and this and that, not just 9 planets. There's like an infinite variety of clouds and placements, etc. So, ma è molto più difficile perché ci sono un sacco di nuvole e i pianeti sono di meno. Yeah. And there's one Chinese prediction. It's called, it's based upon predicting your future based upon how the plum blossoms fall from the tree.
C'è una predizione cinese che si basa su come il frutto cade dall'albero. I fiori delle prugne cadono per terra. But that's kind of a little difficult because we don't have a plum tree when everybody's born, and you can't see what size the plum tree, how many flowers would be on it, whether it would be spring or whatever. So it's a little more difficult to use such a system. But there's always planets in the sky, and everybody's born, and there's always the planet somewhere in the sky, and we can predict very easily, so therefore it's an easy system. Quindi è un po' difficile perché quando uno nasce non sono sempre le prugne vicino, invece i pianeti ci sono sempre ed è un metodo molto più semplice. So we have planets, so we fix our planets as nine planets. Quindi noi abbiamo pianeti e sono 9. And then all the planets, and I see they all go within a certain band in the sky. This we call the zodiac band. They're not going over this way and that way. There's millions of stars in the sky, but all the planets, they go in this one band, and we just divide it into 12 signs. Quindi ogni pianeta ha un'orbita e non va di qua e di là, ci sono milioni di stelle, ma i pianeti seguono una direzione. Yeah. So those are two things, planets, and then they're going through the zodiac signs. Third thing is called houses. Quindi ci sono due cose che caratteristiche dei pianeti che girano nello zodiaco. Una sono le case. So the planets are moving in the zodiac signs, but the whole zodiac is moving over the sky all day and all night, all the time, because the Earth is always rotating. So the whole zodiac sign is moving. Quindi c'è un ciclo dello zodiaco, ma lo ciclo dello zodiaco gira continuamente nel cielo. So when it gets dark out in the nighttime, you can look where the moon is rising, and then there's certain stars there. 2 hours later, they're going to be higher in the sky, all those stars and the moon. 2 hours later, they're going to be higher. And then by the end of the night, they're going to be on the other side. The whole sky with all the planets is moving all day and all night. Quindi se c'è la luna e una stella, dopo 2 ore vedremo che la luna e la stella sono più in alto, dopo 2 ore vedremo che si sono spostate ancora, però è tutto l'insieme che si sposta. So the zodiac sign rising on the horizon when you're born is called the ascending sign. Il segno dello zodiaco che quando siamo nati noi si chiama it is called ascending sign, the rising sign. L'ascendente. So this becomes number 1 on the chart there. E questo diventa il numero 1. And then we just number all the zodiac signs after that, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. So these are called the houses, from the first house, the ascendant, to the 12th house. E abbiamo numerato tutti i segni dello zodiaco. Yeah. Okay, so why we have this is because here we have the planets. Quindi 9 qui abbiamo planets. gli altri pianeti. In Vedic astrology, we do not have Uranus and Neptune and Pluto. They're excluded. These have been discovered in the last 100 years or so. Yeah. Nella cultura vedica non c'è Venere, Nettuno e Plutone. But we have 2 planets, Rahu and Ketu. Ma abbiamo 2 pianeti, Rahu e Ketu. They are sometimes used in Western astrology. They're called the nodes of the moon. Nella cultura occidentale qualche volta sono chiamati. Okay. So these planets, as I said, have ruling deities. They have devatas, and they also have avatars in charge of them. Quindi questi pianeti hanno le loro divinità e i loro esseri celesti. Yeah? So here we have the sun has Rama, and moon has Krishna, Mars has Nrsimha, Mercury has Buddha, Venus has Parsuram, Jupiter has Vamana, Saturn has Kurma, Rahu has Varaha, and Ketu has Mina. Quindi il Sole ha Rama, la Luna ha Krishna, Marte ha Narasimha, Mercurio ha Buddha, Venere ha Parashurama, Jupiter ha Vamana, Saturno ha Kurma, Rahu ha Varaha, Ketu ha Mina. Yeah, so if you're having a problem, let's say with Mars, then you worship Nrsimhadev. Quindi se hai un problema con Marte, adora Nrsimhadev. You're having a problem with the moon, you worship Krishna. Se hai un problema con la Luna, adora Krishna. Of course, there's also people don't believe in Vishnu, so they worship devatas. So there's devatas there. You can also worship different devatas.
Quindi le persone non adorano sempre Krishna, ma ci sono anche degli esseri celesti. The planets also have gems or jewels associated with them, so they have the power of that particular planet. Quindi i pianeti hanno anche dei gioielli associati. Yeah. So, Dimmi? Pietre. so sometimes we get problems because your planet is weak. Quindi qualche volta abbiamo dei problemi perché il tuo pianeta è debole. For instance, the sun may be weak. Sun represents energy and vitality, so if you have a weak sun, then you don't have any energy. Il Sole supponiamo che sia debole, rappresenta la vitalità e quindi non hai tanta energia. So then you wear a ruby, you get more energy. Quindi se indossi i rubini otterrai l'energia You increase the power of the sun. e aumenta la potenza del Sole. A Mercury represents intelligence. Mercury, intelligence. Mercurio rappresenta l'intelligenza. So if you got a weak Mercury, not very good. Quindi se il nostro Mercurio non è tanto buono, So you wear emerald, then you get more intelligence. quindi indossa emeraldo per essere più intelligente. Smeraldo. Okay. So anyway, in interpreting astrology, there is a classification of good planets and bad planets. Quindi nell'interpretazione astrologa ci sono dei pianeti buoni e dei pianeti meno buoni. But this is not absolute, Ma questo non è assoluto, because even the bad planets can be very good, perché anche i pianeti cattivi possono essere molto buoni and the good planets can be very bad also. e i pianeti buoni possono essere molto cattivi. But generally, the good planets give us at least some good effects. Ma generalmente i pianeti buoni almeno danno qualche buon effetto. So Jupiter, Venus, Mercury, and Moon are considered to be good planets. Quindi Giove, Venere, Mercurio e la Luna sono considerati buoni. Yeah, and Saturn and Mars and Sun and Rahu and Ketu are considered to be bad planets. E Saturno, Marte, il Sole, Rahu e Ketu sono considerati cattivi pianeti. Okay, so the zodiac signs, maybe we're all familiar with 12 zodiac signs. They're the same as the Western ones. E i segni dello zodiaco possono essere familiari per la cultura occidentale. And they have certain animals or personalities associated with them. E hanno delle certi animali o delle personalità associati a loro. For instance, Leo is the lion, Per esempio Leo è il leone. and then it represents a person with lion-like characteristics. He's a kshatriya or a king or a boss or a controller. E rappresenta quella persona lì, è uno kshatriya, un controllore, ha delle caratteristiche del genere, è un Or boss. we have the scales there, Libra. Libra. Abbiamo la bilancia. Yeah. So this is scales mean justice. La bilancia significa giustizia. So a person who's got influence of Libra, then they're very calm. They like justice. They like compromise rather than conflict. Queste persone sono molto calme, gli piace la giustizia, gli piace il compromesso invece che il combattimento. So these zodiac signs have owners. Quindi questi segni dello zodiaco hanno dei proprietari. Certain planets own certain zodiac signs. Alcuni pianeti sono proprietari dei segni dello zodiaco. And if in your birth chart that planet's in its own house, they show very good qualities. Quindi se alla nascita il pianeta è in una casa, hai delle buone qualità. Where if they're in an enemy house, then they don't show their good qualities anymore. They Se become sei weak. in una casa nemica non sviluppi più queste qualità. So in this way, the planets become weak or strong depending on which zodiac sign they're in. Quindi il pianeta diventa buono e cattivo a seconda dove è collocato nei segni dello zodiaco. For instance, here's the zodiac in the circle there with the little signs there. And then you see these little colored dots. So let's say Mars is the red one, and it's Scorpio. So if Mars is in Scorpio, Mars becomes very strong. Quindi qui ci sono i segni dello zodiaco con questi piccoli rotondi colorati. Dice
Marte è rosso, Marte con lo Scorpione diventa molto forte. But there's another red one over there, that is Aries, Ma just c'è, the ram, the first sign of the zodiac. ma c'è anche Marte vicino all'Ariete, And if Mars is in Aries, also very strong. e se Marte è vicino all'Ariete anche lì è molto forte. We see the green one, Mercury, is green. Il verde è Mercurio, Its sign is Virgo. If it's in Virgo, it's very strong, so it means very intelligent person. se Mercurio è su Virgo è molto intelligente quella persona. Yeah. There's another green one there that is Gemini, the twins. E se Mercurio è sui Gemelli, So each sign generally has, each planet owns two signs, except Sun and Moon. quindi di solito i pianeti hanno due segni. Okay, so the zodiac signs also represent parts of the body. Quindi i segni dello zodiaco rappresentano also alcune parti del corpo. So the first sign of the zodiac is Aries, represents head. Quindi il primo segno, l'Ariete, rappresenta la testa. So if you get a lot of bad planets, so like Mars and Sun, then you end up with a lot of headaches or head injuries. Quindi se hai cattivi pianeti avrai problemi alla testa e mal di testa. Cioè. And Pisces is the last sign that represents your feet. I pesci sono l'ultimo segno e rappresentano i piedi. So if you got bad planets there, you get foot injuries. Quindi se abbiamo brutti pianeti lì avremo problemi con i piedi. So anyway, and then we have the houses. Poi abbiamo le case. So these are very important because the houses will indicate the different areas of your life, the different aspects of your life, like marriage, job, sickness, etc. Le case sono molto importanti perché indicano gli aspetti della tua vita come il matrimonio, la malattia o il lavoro. And depending on if the bad planet's in a particular house, like the sickness house, then you get lots of sickness. E se hai un brutto pianeta nella casa della malattia, se ti ammalerai molto. So then we have to very carefully figure this out because every 2 hours, new house arrangements are there. So for birth, we have to know not only your date and your place, but your time. Then we can figure out your ascendant. Then we can figure out the houses. Quindi dobbiamo capire bene questa cosa perché ogni 2 ore le case si cambiano e a seconda nel momento in cui nasciamo ci sono delle... So the house rising on the horizon, the first house, that's yourself, that's your character, that's your body. A very important house. Forse tu capisci meglio, forse. Vuoi tradurre tu? La prima casa, il sé, rappresenta il corpo, è molto importante. Second house represents close family members and money. La seconda casa rappresenta i familiari, i parenti vicini e i soldi. So if that second house is strong, then you get easy money. Se la seconda casa è forte, otterrai soldi facili. If it's weak or you get Saturn there, which is a very slow planet, then very difficult to get money. Se è debole oppure c'è Saturno che è un pianeta molto lento, è molto difficile ottenere soldi. Third house is brothers and sisters and travel. La terza casa sono i fratelli e le sorelle e i viaggi. And communication, speaking. E la comunicazione. Fourth house is mother and houses, properties. La quarta casa sono la madre, le case e la proprietà. Fifth house is children, education. La quinta casa sono i bambini e l'educazione. Sixth house is not a good house, a bad house, enemies and sickness. La sesta casa sono i nemici e la malattia. Seventh house is marriage. La settima casa è il matrimonio. Eighth house is bad house, obstacles, obstructions, secret enemies. L'ottava casa sono ostacoli e difficoltà. Ninth house, very good house, is for ninth house is for father, dharma, and good fortune. La nona casa per la buona fortuna, dharma, buona fortuna. So if you got a strong ninth house, very good. Even if you have some bad things in your chart, you got a strong ninth house that will save you. I don't understand. Se la nonna casa è molto forte, questo ti può salvare.
10th house is action, your job. La 10ª casa sono le azioni e il tuo lavoro. So if you got a strong 10th house, then you have a very good occupation. Se hai una buona casa otterrai una buona occupazione. 11th house is for friendships and gains, successes. La 11ª casa è per gli amici e il successo. And 12th house is not a good house for death and losses, imprisonment. La 12ª casa non è una buona casa per la morte e per So, perdite. all aspects of life you can stick in some sort of house here. You can, Per tutti gli aspetti della vita noi siamo attaccati a una casa. and then through astrology we can predict whether that house is going to be strong or weak, good or bad. Attraverso l'astrologia possiamo predire quella casa sarà buona o cattiva. Yeah. So as I mentioned, we have the bad planets. So we have the evil planets like Mars, like in the ascendant, like this. Quindi, Mars in the ascendant, you're going to get some bad results. quindi se ci sono dei cattivi pianeti come ascendente otterremo dei cattivi risultati. Yeah. So Mars represents accidents and aggression. Marte rappresenta incidenti e aggressioni, So you may get many accidents. quindi fai molti incidenti, You may be very aggressive. oppure sei molto aggressivo. If Mars is in the 4th house, then the mother may have accidents. Se Marte è nella 4ª casa, magari la madre fa incidenti, Or your house may burn down. oppure la tua casa viene distrutta, può bruciare. If Mars is in the 7th house, then you may get a lot of conflict in married life. Se Marte è nella 7ª casa, magari potresti avere molti conflitti nella vita di famiglia. If Mars is in the 10th house, you could be a soldier or in the army, because that's fighting. Se Marte è nella 10ª casa, potresti essere un soldato nella militare. Or you could have lots of fights with your boss. O puoi The avere company. molti conflitti e lotte col tuo capo. Okay, so anyway, like that, based upon the planets in those different houses, then we can start predicting good and bad results. Quindi a seconda dei pianeti che stanno nelle case possiamo predire i risultati. And as I said, there's 6th house, 8th house, 12th house. Generally, if you got many planets there, it's very bad. Quindi nella 6ª, 8ª e 12ª casa ci sono dei pianeti che sono molto cattivi. If it's too many planets in 6th house, then you can have lots of sickness. Se ci sono troppi pianeti nella 6ª casa puoi avere malattia. Too many planets in 8th house, you get lots of accidents, or you can never succeed. Too many obstacles. Troppi pianeti nell'8ª e puoi avere tanti incidenti o non avere mai successo, troppi ostacoli. Too many planets in 12th house, you lose everything. Troppi pianeti nella 12ª e perdi tutto. Furthermore, all the planets that are in these houses become very weak. So you have a good planet in these houses, they become weak. Jupiter is a good planet, becomes 6th house, weak. E ancora peggio, i pianeti in questa casa 12ª diventano deboli, quindi i buoni pianeti perdono la loro buona forza. For instance, here we have the planets, and if they become strong, fine. You have Sun, vitality, Moon is mind, Mars, strength, Mercury, memory, Venus, enjoyment, Jupiter, wealth, Saturn, willpower. They go in the 6th, 8th, 12th house, then you don't get these qualities. Quindi qua c'è questo schema, il Sole è la vitalità, la Luna è la mente, Marte è la forza, Mercurio è la memoria, Venere è il godimento, Giove è la salute, Saturno è la forza di volontà. Se questi pianeti vanno nella case 6, 8 e 12 perdono la loro forza. Also, a personality can be a little bit predicted by astrology also. La personalità può essere predetta attraverso l'astrologia. So, of course, we can predict by the ascendant and then the planets in the ascendant. Quindi possiamo predire cosa? Il corpo dell'ascendente Planets in the ascendant. E i pianeti nell'ascendente. For instance, you may have Aries ascendant. Aries is the ram, first sign of the zodiac, quite an active sign. Quindi se hai Ariete come ascendente, they like to be number one. Gli piace essere il numero 1. Ruled by Mars, a little aggressive. E se c'è Marte, aggressivo. But then if you have Jupiter there, Jupiter is a very generous, nice planet.
Ma se arrivi a Giupiter sarebbe Giove. Yeah. Allora sei molto generoso e gentile. So you could be a little bit aggressive, but you're also very dharmic and very generous with people. Quindi puoi essere molto aggressivo, però sei molto dharmico e generoso con le persone. Se vuoi aiutarmi tu, fallo tu. Ok. Okay. So the other planet which is very strong for determining your character is the moon, where the moon is placed. Un altro pianeta che è molto forte per determinare il carattere è la Luna. In the Western astrology, they use the sun. You know, sun is in Capricorn, then that's your planet. But we don't consider the sun; we consider the moon, where your moon is. Nella cultura occidentale il Sole è quello predominante, ma noi consideriamo la Luna. So if your moon is in Aries, then again you're going to be quite aggressive and number one and dominate other people. Se la Luna è presente, di nuovo sarai aggressivo, vuoi essere il numero uno e dominare le altre persone. If moon is in Libra, which is the scales, then you're very passive, pleasant, compromising. You like harmony, justice, things like that. Quindi se la Luna è in altre scale, nella bilancia, puoi essere generoso, fare tranquillo e fare compromessi, eccetera. Yeah. So anyway, then of course, apart from that, one particular planet may be very strong, even if it's not in the ascendant or the moon is not there, whatever. Still, they could be quite strong, some planets. Quindi anche se non sono ascendenti, alcuni pianeti possono essere molto forti. Yeah, like the sun, if it's very strong, then you become a controller or a manager or show off or whatever like that. Quindi se il Sole è molto forte puoi diventare un manager oppure fare vedere. If moon is very strong, it makes you very gentle, peaceful, soothing, comforting, caring, etc., compassionate. Se la Luna è molto forte puoi diventare molto gentile, pacifico, e protettivo e compassionevole. Mercury, very intelligent, quick, good for speaking. Many people, jokers, comedians, good for traveling. Se Mercurio è molto forte puoi diventare intelligente, veloce e una buona comunicazione. Strong Mars would mean very aggressive, angry, destructive. Marte è molto forte puoi diventare aggressivo, distruttivo, impulsivo. Of course, it can also be positive. You can be a good kshatriya. Può essere anche positivo, può essere un buon governante. You can be a policeman, a soldier, fireman. Ci sono le polizia e vigili del fuoco. A very active person. Una persona molto attiva. Jupiter, very strong. This is a very good planet, so it means wisdom, dharma, generosity, happiness. Giove è un pianeta molto buono, quindi c'è saggezza, generosità e religiosità. It means expansion. E espansione. Yeah, so you could become fat also. Quindi puoi diventare grasso. Like Santa Claus. Come Babbo Natale. And of course it means money, wealth, banks, things like this. E anche tanti soldi, tanta ricchezza. Venus, of course, is for beauty, artistry, music, love affairs, etc. Venere per la bellezza, l'arte, la musica e la grazia. And Saturn is generally a bad planet, moroseness, sadness, slowness, darkness, loneliness, etc. But he could be very determined, good for meditation. Saturno non è un buon pianeta, puoi diventare molto lento, scuro, solitario, però puoi essere molto determinato a fare meditazione. Good for renunciation. È buono per la rinuncia. So Srila Prabhupada had exalted, very, very strong Saturn in 10th house. Good for renunciation, determination, meditation. Quindi Srila Prabhupada aveva Saturno molto forte nella casa 10, che era buono per la determinazione e per la rinuncia. Okay, so now the bad karma then we would say is indicated by the bad planets, affecting signs and houses, and good planets in bad houses, basically.
Quindi i cattivi pianeti hanno effetto sulle segni e sulle case, i buoni pianeti nelle cattive case. No. And the result is poverty, sickness, accidents, losses, afflictions, tension in married life, unemployment, so many. These are the bad karmas that are indicated. Il risultato è sofferenza da povertà, malattia, incidenti, perdite, afflizioni familiari, tensioni nella vita di famiglia e senza lavoro. Mhm. So, once the astrologers are able to predict this, they also can predict the time, when it's going to happen. E quando l'astrologo può predire questo, può predire anche quando accadrà. It may be a few months, it may be a few years, it may be many years. Può essere pochi mesi, oppure qualche anno, oppure tanti anni. So, the astrologer then has to also give a solution. What's the remedy? Quindi l'astrologo anche ci dovrebbe dare la soluzione. Okay, so one is to worship the devata of the weak planet or the bad planets. Un metodo è adorare l'essere celeste dei pianeti deboli. Yeah. So traditionally in India, usually in the Shiva temple, they'll have all of the 9 planetary deities there, and people will go and worship them. Quindi in India, specialmente nei templi di Shiva, ci sono tutti i 9 deva dei pianeti e le persone vanno e lo adorano. But we don't want to worship devatas, so we can worship avatars. Ma noi non vogliamo adorare i deva, quindi adoriamo gli avatar. So if you have to weaken the influence of a bad Mars, like in the 7th house, which just means bad marriage, then you worship Nrsimhadev. Quindi se abbiamo una Marte debole nella casa 10, adoriamo Nrsimhadeva. Or if we want to strengthen a weak planet, like the sun, if we have a weak sun, we want to strengthen, then we wear ruby. Quindi se noi abbiamo il sole debole, indossiamo rubini. So depending on your chart, which is the weak planet, then we can figure out which is the best jewel to wear. Quindi capendo qual è il pianeta debole possiamo capire qual è il miglior metodo. Mm-hmm. So, Pietre indossare. Besides that, then you can do charity works. You can donate food or education, etc. E oltre a questo si può fare attività di carità. You could do sacrifices, homas, for the different devatas or the avatars. Poi si possono fare sacrifici per gli esseri celesti. Or you can chant the mantras of the different avatars, like Nrsimhadev mantras or Nrsimhadev, etc. O puoi cantare i mantra dei differenti avatar. Yeah. So all of these things will give you relief from the karmas. They don't destroy the karmas completely. Quindi tutte queste cose ti daranno un po' di sollievo dal karma, ma non le distruggeranno completamente. So they'll actually improve your karma and you get more punyas. Quindi aumentano il tuo karma. And this way you can get better life on earth, or you can go to Svargaloka or whatever. Quindi puoi ottenere una vita migliore in questa terra, in questo mondo. But we're still bound up into the cycle of birth and death. Sì, queste attività pie ti portano ai 6 pianeti superiori. But the Vedas also give us methods to destroy all the karmas. Ma i Veda anche danno il metodo per distruggere tutto il karma. So we have 3 methods. Quindi abbiamo 3 metodi. One is Jnana Yoga. Uno è Jnana Yoga. So as the name suggests, Jnana means knowledge. Jnana significa conoscenza. So we cultivate knowledge of Vedanta sutras, and then this way we get our intelligence and we start renouncing everything. Quindi coltiviamo la conoscenza del Vedanta Sutra, in questo modo abbiamo la conoscenza e incominciamo a rinunciare a tutto. We have the Astanga Yoga process. Abbiamo l'Astanga Yoga processo. This involves physical exercise and using the mind for meditation. Sono esercizi fisici e usare la mente per la meditazione. And through this we can destroy the gross and subtle bodies, and then we realize Atma, we get liberation. E attraverso questo possiamo distruggere la parte grossolana del nostro corpo, realizzare l'anima e ottenere la liberazione. However, both of these methods, first of all, require a person to be fixed in sattva gun.
per tutti e due i metodi una persona deve essere fissata nel sattva guna. And secondly, they take a long time to get the result. E il secondo punto, ci vuole molto tempo per ottenere i risultati. And therefore, we see this yogi here. He's practicing, but he's he's been practicing for thousands of years. Quindi vediamo questo yogi qui nell'immagine che ha praticato per migliaia di anni. They have to do great control of the senses, great renunciation. C'è necessario un grande controllo dei sensi e una grande rinuncia. So they're not considered to be very practical for the age of Kali. Quindi non sono considerati metodi pratici per l'età di Kali. So therefore in Bhagavad Gita, Krishna recommends the process of Bhakti Yoga as the easy process. Quindi nella Bhagavad Gita Krishna consiglia il metodo del Bhakti Yoga come il metodo semplice. It's also the quickest process. Il metodo più veloce. And as we see from Nectar Devotion, there Rupa Goswami states that the first quality of Bhakti Yoga is it destroys all klesha. That means all karma, all ahankara, all desires, all that is destroyed by the process of bhakti. Quindi Rupa Goswami dice che il primo effetto della bhakti è che distrugge tutti i klesha, che se il karma, le sofferenze, i desideri. And materiali. of course we see in the Bhagavatam, the story of Ajamil, that even chanting the name of Narayan once can destroy all your karmas, past, present and future. E vediamo nella storia di Ajami nello Srimad Bhagavatam che cantando il santo nome soltanto una volta distrugge tutto il karma passato, presente e futuro. So this process is different from Jnana and Yoga. Quindi questo processo è diverso dal Jnana e dallo Yoga. It doesn't depend on stopping the senses and the mind. Non dipende dal fermare i sensi e la mente. Rather, we engage the senses and the mind in serving Krishna. Invece impegniamo i sensi e la mente nel servire Krishna. And instead of just discovering the Atma by stopping the senses, etc., we nourish the Atma with unconditional love, bhakti. Invece di vedere l'anima fermando i sensi e la mente, troviamo l'anima attraverso l'amore incondizionato. So the destruction of karma is simply a side effect. La distruzione del karma è un effetto secondario. And very quickly we can accomplish that, and then we go for the higher goal, that is Krishna Prema. Quindi molto velocemente possiamo ottenere questo risultato e andare verso l'obiettivo ultimo, il Krishna Prema. So Krishna, over and over in the Bhagavad Gita, recommends the process of bhakti over the other yoga systems. Quindi Krishna nella Bhagavad Gita continuamente raccomanda il processo della Bhakti Yoga. So if we want to escape from karma and all of the future problems that are coming up in our lifetime, then we simply perform bhakti yoga and surrender to Krishna. Quindi se vogliamo essere liberi dal karma e dai problemi dal karma futuro, semplicemente facciamo il processo del Bhakti Yoga e abbandoniamoci a Krishna. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna in italiano o in inglese? Hare Krishna, I want to ask, there are some devatas ruling the planets, and there are some planets like we have seen in the slide, like Mars is ruled by Narasimha, or like Ketu is ruled by Mina, but there are some other devatas also, like Hanuman for Mars, or Matsya Avatara also for Ketu, or Kali for Rahu. And I want to know, I would like to know, which is the one that, between all these devatas, that we have to Which ones we should worship? Which we should worship of all the different. Ci sono diversi esseri celesti per ogni pianeta, quale che dovremmo adorare. Yeah. Yes. So certainly there are different devatas in charge of the planets. I mentioned the devatas also, and even there's several devatas for one planet. For like Mars, you could have Kartikeya, or called Subramanian in South India, but you can also have Hanuman, like that. So there are various deities for different planets. Sicuramente ci sono diverse divinità per ogni pianeta.
but we prefer to worship the avatars rather than the other personalities, the devatas. Ma noi preferiamo adorare gli avatar rispetto agli esseri celesti. So in Parasara Hora Shastra, which is maybe the original astrological shastra, there it mentions these avatars. Like for Mars we have Nrsimhadev. Nel Parashara Shastra, che sarebbe quello originale riguardo l'astrologia, ci sono gli avatar per gli pianeti. But then, of course, the simpler method of all is, as I said, the whole process of bhakti itself is going to destroy all the karmas anyway. Ma è molto più semplice il processo della bhakti che distruggerà il karma in ogni caso. Or simply chanting Hare Krishna will destroy all your karmas. Semplicemente cantando Hare Krishna distruggi il tuo karma. C'è Mundaki. Hare Krishna. Allora, volevo chiedere come si deve porre un devoto riguardo all'astrologia. Perché varie volte quando io ho chiesto di poter fare, no, la lettura, mi è stato sconsigliato dai devoti magari più alti di me, quindi non capisco bene come si deve porre un devoto riguardo a questo aspetto. She asked how a devotee should see the astrology, because sometimes she wanted to do, but some devotee doesn't recommend. So how we should see senior devotee? Okay, yeah. Well, yeah, it has plus points and minus points. Ci sono lati positivi e lati negativi. Just like if you get sick, then you can go to a doctor. Come se ti ammali vai da un dottore. But there are good doctors and bad doctors. Ci sono buoni dottori e cattivi dottori. There's some which are maybe not even recognized as doctors. C'è qualcuno che magari non è neanche un dottore vero. And then, of course, some doctors may be expensive, some will be cheaper. Magari qualche dottore è costoso, qualche dottore costa poco. So with astrology also it may be difficult to find out a genuine good astrologer, and then we also don't know the price. Quindi anche nell'astrologia non è facile trovare un buon astrologo e poi non sappiamo neanche il prezzo. So that's one of the minus points. We can't really tell who's the good astrologer, and also what is a good price. Quindi questo è un po' dei lati negativi, non possiamo sapere qual è un buon astrologo e neanche il prezzo. Another negative point, of course, is we become over-dependent on that to the expense of bhakti. E un altro lato negativo è che noi dipendiamo troppo da questo alla spese della bhakti. And then the astrologer may say, bad planets, therefore you had to spend $10,000 on doing this homa in Varanasi for Shiva or something like that. And then we get all confused. L'astrologo dice tu hai questo pianeta, allora devi spendere 100.000 euro nel tempio di Shiva in Varanasi, e allora noi diventiamo confusi. And then we say, I don't do it, then I'm going to get sicker or whatever. E poi dice se tu non lo fai diventerai malato, eccetera. But then the plus point would be is like, yes, if you're sick, then we can say chant Hare Krishna, but then we also recommend, if it's serious, you should go to the doctor. Quindi il lato positivo è noi cantiamo Hare Krishna anche se siamo malati, però se la malattia è seria dovresti andare da un dottore. Yeah. So at least if you are worried about a certain problem, not just sickness but any other problem, then by going to the astrologer you could kind of figure out what the cause is. Quindi se sei preoccupato per un problema, che potrebbe essere qualsiasi problema, se vai da un astrologo potresti capirne la causa. And if it's only going to last for 1 month, then of course you get a little relief. Quindi potrebbe durare soltanto un mese e poi avere una certa, come si dice, essere sollievo. And then on the other hand, if the astrologer says, well, this is quite serious, you're going to have sickness for 3 years, you better take some, do something about it. Quindi se l'astrologo dice è molto serio e durerà 3 anni, dovresti fare qualcosa. So this could help us be a little more serious about treating our particular sickness or problem. Quindi questo ci rende più seri riguardo alla nostra salute. Yeah. So it's something like medicine. We don't depend on it, but nevertheless we will use it in conjunction with our spiritual life.
Come le medicine, noi non dipendiamo da quelle, però ci possono essere utili anche nella vita spirituale. So you could take it like going to the doctor to get a diagnosis. E quindi noi andiamo dal dottore per avere una diagnosi. Sono sempre stato un po' critico io su astrologia. Speak English, so Cosa? speak English so you can understand better. Che devo spiegare? Non capisco. In inglese? Okay. No, ma lascia stare, il mio inglese fa paura. Allora, Prabhupada dice, il vero astrologo lo vedi, fatti dire il passato. Puoi tradurre? Prabhupada said, a true astrologer see the past. Allora, mi è capitato 2 volte con una zingara e con un astrologo medium. Gli ho chiesto cosa mi è successo a 17 anni. It happened to me 2 times with 2 persons. E in tutti e 2 i casi hanno detto delle fesserie. And he asked, what happened to me when I was 17? And in both cases they told the stupid thing. E così è finita la mia storia con gli astrologi. Cioè, ha valorato i miei dubbi su, come dice Maharaj, se devi trovare uno bravo, altrimenti è meglio lasciare perdere. So my history with astrologer finished there. As you said, it's better to find a good astrology, otherwise it's better to don't. So then what's the question? It was a comment, right? Era un commento. Sì, Prabhupada diceva chiedi il passato, Maharaj diceva bisogna trovare un buon astrologo, no? E io ho fatto come diceva Prabhupada, ho chiesto dimmi il passato e non me l'hanno saputo dire. Non so se è chiaro. It was a comment that Prabhupada said, ask him the past and they couldn't tell the past. So if a good astrologer can see the past, he's a good astrologer. That was the comment. Of course, to see the past is rather difficult. Ovviamente soltanto vedere il passato è un po' difficile. There's no way of ever confirming it. Non c'è nessun modo per confermarlo. We could tell the good astrologer by the future. If it doesn't come out, then we know he's not a good astrologer when he predicts a future that doesn't happen. So then we know he's not good. But predicting past, then we can never prove it one way or the other. If he's a good or bad astrologer, if he predicts past. Quindi se prediamo il futuro non si può capire se è un buon astrologo oppure no, ma se predice... del passato. Quindi se prevede il futuro tu potrai vedere se è un buon astrologo, ma se prevede il passato non c'è modo di vedere questo. Someone asked if you can do some carta astrologica. What did he say? Kind of calculation for the devotee. If they send their data or whatever with questions. Send the data, yeah. Ha detto se mi inviate informazioni va bene. Le informazioni. Date, time, place. Gli serve la data di nascita, il posto e l'ora. Okay. Hare Krishna. Thank you. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai.